Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Abbiamo la carta della forza, amici del Capricorno. C'è come un'apertura del cuore, un andare verso il nuovo e anche una carta che indica una scelta giusta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente e segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con un 10 di denari, non male come partenza, amici del Capricorno. 10 di bastoni, 2 di coppe, ma super wow. Adesso che l'ho detto vedrete che quelle dopo cambieranno energia. Fante di bastoni, cavaliere di denari, nove di bastoni, quattro di denari e papa. No, non è cambiata poi così tanto l'energia, devo dire. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia e via dicendo. Partiamo dal 10 di denari, che mi sembra una bella carta, è una carta di famiglia, è una carta di congregazione. Ok, qui abbiamo la morte. È un 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Dieci di pentacoli, nuovamente la forza, cioè le cose si ripetono. Può essere che qualcuno stia usando dei trucchi per mantenere quest'unione, questa famiglia felice di cui ci parla il 10 di denari. Andiamo a vedere il 10 di bastoni adesso. Sole e regina di bastoni. Tra il 10, allora qua sono 2 10, quando ci sono i 10 si parla di chiusura di ciclo, 3 se contiamo anche questo, e poi qui c'è la morte. Quindi è come se ci fosse la chiusura di un capitolo per qualcun altro. Per qualcuno, come vi ho detto prima, è una sorta di impegno a mantenere le cose, o furbizia se vogliamo, nel mantenere le cose in equilibrio. Vedere 2 di coppe. Ruota della fortuna. E giustizia. Qui ragazzi è come se cambiassero in meglio le energie. Con la morte potrebbe esserci un taglio, potrebbe esserci la decisione di lasciarsi indietro vecchie abitudini, vecchie questioni non risolte con il 7 di spade. E qui è come se si aprisse un nuovo capitolo più in equilibrio. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. 4 di coppe, 9 di spade e giudizio. È come se qualcuno qua, ragazzi, prendesse consapevolezza di quello che fermava,
di quello che bloccava, di quello che toglieva entusiasmo, di quello che non si vedeva, mi viene anche da dire. Questa morte è molto importante, secondo me, a livello rigenerativo per voi questo mese. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Wow, Mago e Cavaliere di Coppe. C'è la presa di consapevolezza, ma io credo che il cominciare, il darsi, il porsi, esporsi, questa forza, appunto, l'aprirsi al mondo esterno, sia ancora un pochettino complicato. C'è la voglia di trovare un punto di incontro, un punto medio, soprattutto per quelli che stanno forzando, si stanno sforzando per mantenere in piedi una certa relazione e che hanno bisogno con questo 10 di bastoni di lasciarsi indietro dei pesi. Qui ci può essere come un nuovo equilibrio, come vi dicevo, ma è come se prima doveste rendervi conto, vedere atteggiamenti e cose che non hanno funzionato fino ad adesso. Probabilmente quello che voi avete reputato come furbizia nel ok, faccio così, così magari l'altro o l'altra si comporta in questo modo, sono come, scusate, tecniche di strategie, ecco. È come se qui le cose ancora non fossero del tutto fluide. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Appeso. Due di coppe, regina di pentacoli, 4 di pentacoli che avete già qui e luna. Andiamo a vedere anche il 4 di denari. Imperatore. E 8 di coppe. Ragazzi, ho la sensazione che è vero, qui cambiano proprio le dinamiche, ma appunto prendendo poi voi consapevolezza di quello che non parte, di quello che non funziona, di quelli che sono i vuoti, del perché siete così tanto sottotono, mi viene anche da dire, e lo dico per questo 9 di spade, che è una carta che parla del rimuginare, del pensare continuamente, e se succede quello, e se succede quell'altro, e se mi sbaglio, che sono carte che comunque, cioè scusate, sono pensieri che abbassano l'energia. Qui abbiamo anche una luna, c'è quel 7 di spade lì. Può essere che qualcuno tenda a non ritrovarsi del tutto in questi accordi, diciamo di inizio o metà mese di questa nuova dinamica, e con la carta dell'imperatore e il papa si cerchi effettivamente qua di temporeggiare e qui come un nuovo punto medio. Andiamo a vedere il papa. 4 di bastoni, 5 di pentacoli e cavaliere di spade. È come se aveste bisogno di un'ufficializzazione qui, di qualcuno di esterno che vi riconosce, se vogliamo, che vi guida anche, perché il Papa potrebbe anche essere una guida. Guardate, potrebbe essere una questione legata ad una casa per qualcuno. Lo sento per pochi, però sì che potrebbe esserci questo tema. Allora, partiamo dai single. I single non se la passeranno male. Se per caso questa morte per voi rappresenta una storia che è appena terminata, non fate buon viso a cattivo gioco, perlomeno con i vostri familiari. Cioè, se state male, non fate finta di star bene. Cioè, cercate di aprirvi, di essere voi stessi senza paura di essere giudicati. Sento che una volta che sarete voi stessi sarà come togliervi dei pesi, ok? Non devo più far finta di essere qualcun altro per essere amato. Sento dinamicità durante il mese, potrebbe esserci un incontro molto importante, molto significativo,
Ehm, diciamo, potrebbe essere una persona con la quale vi sentirete già a casa. E devo dire che questa persona effettivamente potrebbe cambiare completamente le carte in tavola per voi, potrebbe come darvi sì, come vi posso dire, dei nuovi obiettivi, farvi vedere le cose in modo diverso, farvi notare, farvi vedere quello che prima non vedevate, magari, oppure se voi avete un'idea determinata su quello che è stata la relazione, ipotizzando che la morte sia una relazione passata, un atteggiamento vecchio che state lasciando indietro, è come se questa persona vi dicesse, ma non credi che possa essere anche così? E vi illumini un pochettino. Ehm, per adesso devo dire che la relazione è genuina, profonda, divertente. Vi dico che vi sentite a casa con questa persona, vi sentite quasi al sicuro, però la vostra attitudine è quella un po' di stare sulla difensiva. Probabilmente per questa morte sento che qualcuno potrebbe rifugiarsi magari nei familiari per non o usare come scuse i familiari per non frequentare questa nuova persona, perché è come se si volesse prendere tempo, è come se non ci si sentisse ancora sicuri di buttarsi in qualche cosa di nuovo. E quindi vi dirò, per adesso è un po' come se ve la godeste, non proprio a distanza, però con una certa obiettività, con una certa razionalità. Non sarà quella cosa travolgente, ma sarà più un come sto bene con questa persona, conosciamola, guardiamo che cosa c'è di più, guardiamo che cosa ha da offrire, guardiamo quali sono i suoi valori morali, che tipo di dinamiche comportamentali si instaurano tra di noi, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, comunque un buon periodo, ricco, ricco di new entry e di novità. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora io qua sento che qualcuno o si lascia indietro qualche tema per mantenere unita la famiglia piuttosto che la coppia. Diciamo che non è, cioè questo cambio può essere un cambio drastico e qualcuno potrebbe tenerlo nascosto. Cioè ho come la sensazione che vi lascerete indietro qualcosa con questa morte. Si tratterà di tagliare il cordone ombelicale con qualcuno piuttosto che lasciarsi indietro dei temi irrisolti di coppia per mandare avanti la relazione, per mandare avanti questa famiglia. Vi dico, qui c'è anche un gruppo di carte che mi fa ben sperare in una nuova dinamica di comportamento, in una nuova dinamica di coppia, più unita, più in equilibrio, con delle regole che vanno bene per entrambe le parti. È come se si creasse una nuova stabilità per la coppia. La carta della giustizia parla di contratti, qui avete l'imperatore che parla di contratti, qui avete 1, 2, 3, 4 che parlano proprio di concretezza e di stabilità. C'è come un cambio di scena proprio a 360 gradi con questa ruota della fortuna, eh? La vedo molto positiva. Potreste anche decidere di organizzare qualche cosa, tipo un viaggio. È come se aveste bisogno di nuove esperienze a livello di coppia, eh, per concretizzare ancora di più. Vi dico, se per caso qualcuno si sta aspettando la grande proposta o una proposta tipo sposiamoci, andiamo a vivere insieme, piuttosto che creiamo una famiglia, sento che non è ancora il momento, ma perché è come se ci fossero prima delle situazioni, e per le coppie potrebbe essere proprio la casa, l'affitto, quel debito da saldare o cose per lo stile, ci sono come delle cose ancora da mettere a posto prima di potersi occupare di questo sogno nuovo, di questo nuovo obiettivo. Però sento che il mese servirà proprio per concretizzare la relazione, i sogni di coppia. La sento molto positiva.
Per le persone che sono in una relazione più o meno non ben definita o chiamiamola extra, devo dire che sento come se ci fossero degli incontri fugaci, cioè potrebbero essere che vi incontriate in luoghi comuni, ma è come se faceste fatica ad organizzare di vedervi in privato. Ho come questa sensazione. Oppure se succede che riusciate ad organizzare in privato, potrebbe arrivare come un imprevisto e dover posticipare l'appuntamento. Io ho anche l'idea che se per caso la vostra relazione sia dipendente, cioè il tempo in cui voi vedete la persona di interesse dipenda da quanto la persona è libera dalla famiglia o da quanto voi siete liberi dalla famiglia, sento che tutto il mese sarà come un carpe diem, tipo vi sentite o questo sabato o questa domenica o questa serata, ci vediamo e saranno un po' delle cose prese al volo, cioè delle occasioni un po' così, non tanto organizzate, ecco. E a parte quello del vedervi in una situazione comune, mi fanno vedere come se fosse una galleria d'arte, un'esposizione, una mostra, un'inaugurazione, mi fanno vedere qualcosa di quel genere, una festa potrebbe anche essere, una fiera. Non lo so, è come se vi vedeste in un luogo pubblico, dove c'è molta gente, dove si possono un po' confondere le acque, mi verrebbe anche da dire. Ok, se invece ragazzi la vostra relazione è un po' in crisi, nel senso che non sapete tanto bene se sia la persona giusta o no, nonostante i vostri sforzi per mandare avanti le cose, vi dico, durante questo mese potrebbe venirvi utile un mediatore. Se siete sposati, potrebbe essere proprio un legale, uno psicologo anche, un contabile, cioè non lo so quale sia il tema che incrini la relazione di coppia o il tema più difficile da affrontare per la coppia, però potreste aver bisogno di uno specialista in quel settore. Mi parlano di tantra, quindi per qualcuno potrebbe essere qualcosa legato all'attività sessuale. Però diciamo che tutto sommato ho l'idea che le cose vadano avanti ancora per un po'. Non vedo fini, non vedo più che altro sì che ci si lascia indietro qualcosa, ma secondo me è più un'aspettativa, una responsabilità, un qualche tipo di pensiero, di atteggiamento, di insicurezza. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Wow, carta numero 16. Parla di raggiungere risultati. Ho tante carte di contratti, ragazzi. Quindi ci potrebbe essere, come vi dicevo prima, la questione di una casa per le coppie, questioni legate al matrimonio, allo sposiamoci in comune e poi invece potrebbe essere no, no, sposiamoci proprio in chiesa. Andiamo a vedere Li Ching che cosa vi dicono. Carta numero 14, la totalità. Adesso andiamo a vedere sul libro come viene tradotto e sul libro la traduzione di questa carta è il grande possedere. Wow! Andiamo a vedere la spiegazione. Anche oggi, in cui il mondo sembra in mano alle persone forti e prepotenti, ed è la legge comune il farsi largo con i gomiti, i veri vincitori, i veri potenti, sono gli uomini che, forti nell'animo, si mantengono buoni, modesti e limpidi. Qui il debole ottiene un posto d'onore e rispetto elevati. Le sue virtù sono fermezza, forza e sapere, poiché è sensibile nei confronti del cielo
e compie tutte le cose al momento dovuto. Raggiunge così il supremo successo. Sono essi i veri prediletti dalla sorte. Sono essi che otterranno, oltre ai beni spirituali, anche grandi beni materiali. E qui, ragazzi, mi casca subito l'occhio sul Papa e sulla giustizia, i beni materiali e i beni spirituali. Tenete presente che qui avete, guardate, è una combinazione bellissima, ruota della fortuna e giustizia, mi parla proprio di legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Bellissima lettura, amici del Capricorno. Devo dire che c'è come una sorta di apertura e di raggiungimento di certi risultati e traguardi. Fatemi sapere nei commenti se ci sono stati spunti interessanti di riflessione. Potete sostenere il canale con un like, condividendo il video, compartir in spagnolo. E per iniziare invece un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Potete fare lo stesso lavoro con gli abbonati, cioè nel senso che nei video degli abbonati tratto i temi delle credenze limitanti insieme ad altri temi di metafisica, di esoterismo. Insomma, potete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando guardando i titoli dei video. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!